Rina Salvatore fu Giovanni, nato il 16/11/1930 a Corleone. il suo domicilio nella Libertà, Via Rua del Piano 13. Corleone. Sì, Corleone. Via Rua del Piano numero 3. Rua del Piano numero 13. Vabbè. È sposato? Sì, Ha fatto il servizio militare? purtroppo no. Ha proprietà intestate a suo nome? No, niente, non lo darei. Ha precedenti penali? Oh, questo ce n'ho parecchi. Rappresenta. La sua attività, che mestiere fa? Mia attività mestiere agricolo, io ero agricoltore quando ero giovane. 11 settembre 1943. È questa la data che forse segna per sempre l'esistenza di un bambino che da grande avrà poca pietà anche per bambini come lui. Salvatore Rina ha quasi 13 anni ed è il secondo di 6 figli, nati da una povera famiglia di contadini a Corleone. Lui è comunque il primo maschio e segue il padre Giovanni nel lavoro dei campi. Sono periodi tremendi. Oltre al caldo torrido che normalmente attanaglia quella terra in quel dato periodo dell'anno, i campi sono arsi dai bombardamenti degli alleati che da qualche mese ormai sono giunti sulle coste della Sicilia. Giovanni Rina procede verso casa dopo una dura giornata nei campi. L'uomo è seguito da Salvatore, dal secondo maschio Gaetano e dal piccolo Francesco portato a dorso di mulo. Ha finito di lavorare la terra di famiglia, cui si dedica nel tempo che gli rimane, quando non lavora nella tenuta del barone Guglielmo Inglese. L'insieme di queste fatiche gli consente quantomeno di campare la famiglia, ma a stento. Passando davanti alle campagne della Venere del Poggio, Giovanni intravede un ordigno inesploso, una bomba, ed insieme ad essa un proiettile di cannone spezzato. Giovanni e Salvatore li raccolgono e li caricano sul dorso del mulo, portandoli a Corleone, dentro dei sacchi di juta. Si possono ricavare metallo e polvere da sparo. Giovanni Rina risulta al tempo già schedato come soggetto capace di procurare danno alle persone e al patrimonio altrui. Il gruppetto familiare arriva intorno alle 19 a casa, in via Rua del Piano. Nonostante la stanchezza, vista la luce ancora abbondante, Giovanni Rina decide di disinnescare la bomba americana nel vicolo davanti casa. Poi porta dentro il proiettile di cannone. Lo manovra, ma sembra vuoto. Sembra senza più un grammo di polvere da sparo. Lo muove, lo percuote, lo batte addirittura contro il muro. Poi gli scivola di mano e cade a terra. L'esplosione è forte, seguita da fiamme e urla. Giovanni muore sventrato. E perde la vita anche il piccolo Francesco. Gaetano rimane ferito a una gamba e sfregiato in volto. A terra rimane anche il mulo che aveva portato gli ordigni. Il 13 settembre 1943, 2 giorni dopo, si svolgono i funerali nella chiesa di Santa Rosalia. Maria Concetta Rizzo, vedova di Giovanni Rina, incinta, piange il marito e il figlio, mentre il piccolo Gaetano è ricoverato all'ospedale. Il paese si stringe intorno alla famiglia, colpita dal grave lutto. L'unico maschio della famiglia che accompagna le bare del padre e del fratello Francesco è Salvatore, Totò, e lui adesso il nuovo capo famiglia. La vita di Totò Rina si spende in campagna, sveglia all'alba, ritorno col buio. Tutti attendono come la manna la riforma agraria. C'è lo spettro della fame e della carestia, perché nonostante la terra sia ricca, l'acqua del Belice non arriva fino a valle. Sono i giorni che preparano l'occupazione dei feudi. I figli di baroni, di conti e di marchesi
passano di tanto in tanto nelle tenute. Ci sono i campieri che curano gli interessi delle loro campagne. Campieri a cavallo, con ai piedi stivaloni di cuoio. Nelle mani stringono un frustino e a tracolla portano il fucile da caccia. Le terre se le sono prese piano piano i campieri. L'agricoltore Salvatore Riina vede passare per le terre i campieri attorniati dai loro uomini. Brutti ceffi, pronti a scaricare la lupara su qualche poveraccio. Li vede sui cavalli e li saluta con un cenno del capo, ma solo quando loro gli hanno lanciato uno sguardo. Soltanto dopo che gli hanno permesso di salutare. Salvatore Riina sa come ci si deve comportare, sa qual è la legge del feudo. In questi mesi ha sentito parlare anche di cosa sta accadendo dietro le montagne di Monreale. A Borgetto, a Giardinello, a Montelepre, il bandito Giuliano è diventato colonnello. Bernardo Provenzano non lo conosce, No, lo è conosco. paesano suo. È un mio compaesano, però io non lo conosco, non l'ho mai incontrato e non l'ho mai visto. È in questo periodo che Salvatore Riina conosce un altro ragazzo come lui, uno di quei giovani del paese che incrocia almeno una volta al giorno per le contrade. Ha 3 anni meno di lui, è grosso, tarchiato, roccioso. Sta bene in silenzio. Si chiama Binnu, Bernardo. Si incrociano all'alba quando Totò lo vede andare col padre, un bracciante, e con il fratello Salvatore, a lavorare i campi con la chiamata a giornata. La sera in piazza, a Corleone, visto il clima mite dell'ora, i circoli si riempiono per una partita a carte e una bevuta, e per qualche discussione sulle giornate e i raccolti. In piazza ogni sera c'è chi si lamenta dei covoni di grano che fra il tramonto e l'alba spariscono. Le voci di quei furti arrivano alle orecchie dei ragazzi che vanno per i campi, come Binnu, come Salvatore Riina. Allora Totò sta nella piazza più vicina a casa sua, in piazza Soprana, nella parte alta del paese. Ogni tanto vede passare il dottor Michele Navarra. Si sussurra che Udutturi sia diventato capomafia. Sulla stradina che passa sotto la torre Saracena, da qualche tempo vede il dottore in compagnia di alcuni contadini. Quelli che da piazza Garibaldi non passano mai di giorno. Sono giovani, alcuni giovanissimi. Ce n'è uno gracile, malaticcio, zoppica. La sua colonna vertebrale è minata dal morbo di Pot. È figlio di contadini, ma non è mai andato a lavorare in campagna. Si chiama Luciano Liggio. Del ragazzo malaticcio si dice in paese che sia un ladro di bestiame. Fa razzia di buoi e di cavalli nelle valli intorno, ma gli allevatori non reagiscono e non protestano. Non hanno nemmeno mai pensato alla vendetta, anche perché il dottor Navarra ha fatto sapere che Lucianeddu è diventato il campiere di Strassatto. È un grande feudo fra i comuni di Corleone e Roccamena. Il dottor Navarra ha fatto sapere che Lucianeddu è cosa sua personale. Può chiedere, Presidente, se conosce appunto a proposito dei corleonesi Luciano Liggio? Sì che lo conosco. Sono stato imputato a bare assieme nel processo dove siamo stati tutti assolti. Se lo conosceva prima. No, da prima no, perché io l'ho conosciuto in carcere lì a Bari. In questo periodo il giovane agricoltore Salvatore Riina inizia a cambiar vita. Non va più nei campi all'alba, ma inizia a frequentare di giorno il paese, specie nei pressi dell'ospedale dei Bianchi. Da qualche tempo Michele Navarra è diventato il capo del reparto di medicina di quell'ospedale. Salvatore Riina scende per i vicoli e passa intere mattinate al caffè a Laimo. Inizia ad imparare come comportarsi in ambito di quelli più grandi che avrebbero potuto farlo diventare un uomo di rispetto o una cosa inutile. A Corleone molti si ricordano i suoi discorsi del tempo. Non ho intenzione di stare a Corleone tutta la vita, io non voglio morire povero, io non voglio fare la vita del pezzente. Totò è cambiato, è un altro, da quando ha conosciuto il dottor Navarra e il campiere di Strassatto. Passa davanti ai circoli e sorride ai vecchi che l'hanno visto crescere. Vive in campagna, come ha sempre fatto, ma non è più l'agricoltore che conta a fine raccolto i sacchi di grano. E la sua terra non è più quella fra Marabino e Frattina, sta a Strassatto ormai. Con Luciano Liggio, con Calogero Bagarella, con Bernardo Provenzano, con un'altra ventina di masculiddi reclutati fra piazza Garibaldi
e Corso Bentivegna dal dottor Navarra. È una banda, scorrerie per i campi, furti di bestiame, macellazione clandestina, viti tagliate, masserie bruciate. Una banda di giovani mafiosi. Nel feudo siciliano stanno nascendo i Corleonesi. Il capo dei bravi, che servivano il dottor Navarra, è allora Lucianeddu. Totò però non è uno dei tanti, è il più astuto, il più crudele, il più freddo, il più diabolico. Camminano sempre in tre, Totò, Calò e Binnu, Totò Riina, Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano. Sono inseparabili, sono tutti e tre la stessa cosa. Insieme nei campi, al bar Alaimo, insieme sul muretto di Piazza Garibaldi. Quando si incontrano, si baciano sulle guance. Passano giornate intere senza parlare. Non hanno bisogno di parole per comprendersi. È sufficiente uno sguardo o un silenzio o un cenno del capo. Non hanno la spavalderia e l'insolenza di Lucianeddu. Nessuno dei tre apre mai bocca se non ha qualcosa da dire. E soprattutto se non è strettamente necessario. Sono giovanissimi, ma sanno già quello che vogliono. E sono pronti a tutto. Davanti hanno solo Luciano, che è innanzitutto un amico, un protettore, il capobranco. Ma non è come loro. Per questo lo adorano e per questo non se ne fidano. Non è mai stato un contadino, non ha mai faticato per i campi, dietro a un mulo o a una giumenta. «10 marzo 1948. Quello che accade a Corleone la sera del 10 marzo 48 provoca nelle settimane successive una tempesta politica. È scomparso il segretario della Camera del Lavoro di Corleone. Scomparso vuol dire morto. Sequestrato, assassinato, il cadavere dato in pasto agli animali. Il sindacalista è Placido Rizzotto, un socialista. Ha 24 anni. Per 3 volte Luciano Liggio viene imputato per l'omicidio, per 3 volte viene assolto per insufficienza di prove. Nelle migliaia di pagine e di atti dei 3 processi, il nome di Totò Riina compare sempre sullo sfondo nebuloso delle scorribande del campiere di Strassatto. Ma in una psicobiografia su Salvatore Riina di Corleone, i servizi segreti gli dedicano un passaggio per niente secondario. Il primo delitto eclatante che vede coinvolto il giovane Riina risale al 1948, quando viene ucciso Placido Rizzotto. L'azione è compiuta da Luciano Liggio con la collaborazione del giovane Riina. La sera del 10 marzo Placido Rizzotto è in piazza, poi si ferma davanti al caffè Alaimo. Ci sono con lui 2 compagni della Camera del Lavoro. Ai 3 si avvicina anche Pasquale Criscione. È un contadino, un compagno del sindacato, anche se di notte frequenta la banda di Michele Navarra. È Criscione ad attirare Rizzotto in trappola, obbedendo a un ordine di Luciano Liggio. Ed è sempre Criscione a confessare poi il delitto al capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa. In seguito ritratta davanti ai magistrati. Le deposizioni extragiudiziali di Pasquale Criscione non sono sufficienti a far condannare Luciano Liggio, né in primo grado, né in appello, né in Cassazione. Tutto il paese sa com'è morto Rizzotto e un testimone ha il coraggio di scriverlo su una lettera anonima, spedita appena 7 giorni dopo il sequestro del sindacalista, spedita ai carabinieri e all'onorevole comunista Girolamo Licausi. Nel mondo dell'omertà, la lettera anonima è l'unico dialogo con gli sbirri. Una settimana dopo la scomparsa del sindacalista a Corleone, muore un pastorello. Ha 13 anni, si chiama Giuseppe Letizia. Morte per tossicosi, diagnostica il referto medico del direttore dell'ospedale dei Bianchi. Il cadavere di Rizzotto viene ritrovato 644 giorni dopo. È un mercoledì, il 14 dicembre del 49. Tirano su lo scheletro da una foiba di Rocca Busambra, la roccia alta che emerge dal bosco della Ficuzza. Fra gli alberi della Rocca Busambra, quel giorno c'è anche Leoluchina Sorisi, la fidanzata di Rizzotto. La ragazza dice: «A chi me l'ha ucciso, io mangerò il cuore». Salvatore Riina ha quasi 19 anni e da 7 mesi è in galera. Non è rinchiuso al castello di Corleone, è detenuto al Luciardone di Palermo, in attesa di giudizio per omicidio. A maggio, il pomeriggio del 13, ha ucciso Menicu. Domenico Di Matteo, Menicu, era un ragazzo del paese, un altro contadino. Stava ragionando alla costa di San Giovanni, si erano incontrati su un piano di terra battuta dove una volta si giocava a bocce. Era una montagnetta spianata alla periferia del paese. Intorno c'era qualche albero
e dietro c'era un magazzino militare abbandonato. 10 giorni prima del 13 c'era stata una scazzottata nei vicoli sopra Piazza Garibaldi, con bastoni e noccogliere. Una rissa subito dopo la processione del Cristo. Da una parte c'erano Totò Riina e i suoi amici, dall'altra parte c'erano Menico Di Matteo e i suoi cugini. Si rividero alla costa di San Giovanni per avere soddisfazione. E anche alla costa di San Giovanni ci fu sangue. I due gruppi si scontrarono per la seconda volta, con insulti prima, con pugni e calci poi. A un certo momento un tale Labita tira fuori una pistola a tamburo. È impaurito. «Fermi tutti, se no sparo», grida. Non spara, almeno non subito. Qualche giorno dopo, il commissario di pubblica sicurezza di Corleone presentò al pretore del mandamento il verbale di denunzia. C'era scritto: «Fu Riina che estrasse di tasca una pistola automatica che porta sempre seco e sparò un colpo in direzione dell'Abita, ma colpì alla coscia destra il cugino di Matteo, che vistosi ferito incitò il cugino a sparare. Il Riina cominciò a sparare tutti i colpi che conteneva l'arma impugnata. Dopo lo scontro a fuoco sul campo di bocce, Menico Di Matteo viene trasportato in ospedale. Totò Riina si rifugia invece a casa dello zio Francesco di Prisco. È stato ferito anche Totò, alle gambe, tutte e due. Un solo proiettile gli ha trapassato prima l'arto inferiore destro e poi l'arto inferiore sinistro. Lo zio lo medica alla meglio, lo lega su una sedia e di peso lo porta all'ospedale dei Bianchi. Totò Riina viene interrogato 2 volte all'ospedale dei Bianchi e 2 volte giura il falso. Fu Di Matteo a ferirmi per primo, poi io allora... Solo al terzo interrogatorio, nel carcere del Luciardone, ammette che Menico Di Matteo non era armato. Non aggiunge granché Totò Riina. La pistola l'aveva un suo amico che gli stava al fianco, uno che non ho potuto riconoscere perché l'ho visto solo per un attimo. Alla fine Totò Riina fornisce la sua versione e dice che ha sparato un colpo, uno soltanto, ma per legittima difesa. I testimoni lo smentiscono. I colpi sparati da Riina furono parecchi e tutti di seguito, da 5 a 7. Sulla terra battuta della costa di San Giovanni vengono rintracciati 3 bossoli di una pistola automatica calibro 9. L'arma non viene mai trovata, nonostante le più meticolose ricerche. Domenico Di Matteo muore all'ospedale dei Bianchi la notte di quel 13 maggio del 49. È stato ferito a una gamba, la pallottola gli aveva lacerato l'arteria femorale. La causa del decesso viene attribuita all'imponente emorragia. Il movente del delitto è ricondotto alla rissa e alla contrapposizione fra 2 bande di quartiere. E mai nessuno indaga su quello che era accaduto il 3 maggio, subito prima della processione del Cristo. È la prima volta che Totò Riina finisce in prigione. Per qualche giorno viene piantonato da 2 carabinieri all'ospedale della Filiciuzza di Palermo. Poi il contadino di Corleone entra a Luciardone. Prendono le sue impronte digitali, gli fanno la prima foto segnaletica. Un ciuffo di capelli castano-scuri, occhi di ghiaccio, un paio di baffetti sottili e ben curati. Il detenuto Salvatore Riina viene assegnato alla sezione giovani adulti del carcere. È una camerata umida coi letti a castello. Un po' di luce entra solo da una finestrella dalla quale si può vedere l'orto del Luciardone. Il processo si celebra nella chiesa sconsacrata di Montevergini, a 2 passi dalle piazze barocche di Palermo. Il giorno della sentenza, Totò Riina è in piedi davanti ai giudici con le catene intorno ai polsi. Fra il pubblico, dietro le transenne, c'è la madre, ci sono le 3 sorelle, c'è il fratello Gaetano. Quando sente le prime parole del presidente della corte, Totò Riina ringhia. Qualcuno poi racconta in paese che cosa ha sussurrato con rabbia. Un avvocato o un cornuto di giudice non parlano mai sinceri. Per rispondere a lei. Io a 18 anni ho avuto una lite da ragazzi lì, una rissa, è successo che io sono stato ferito, è successo un omicidio e quindi me ne sono andato in carcere e aveva 18 anni.